Ho sbagliato. Fucking procedural memory, bro. My fucking procedural memory mess up, bro. Bro. Salve signori. Tanto vi faccio vedere il buon ragazzone, visto che ormai siamo arrivati qua. Guardate che fregno. Guardate quanto cazzo è. Prima stavo aspettando che mi arrivasse la pizzotta. Allora sono arrivato qua. Tra l'altro rigorosamente macellando tutti quelli a prima vista, no? Dobbiamo fare lo scurapulsione. Facciamo lo scurapulsione. No, guarda. Pigliati sto cazzo in culo. Allora. No, nel senso. Cioè. Bello, no? Il buon Elias, perché poi l'ho chiamato così. Ovviamente abbiamo Ilian e Elias. Pozza! Dai, con il tatuaggio delle fiamme sul collo. Un drow con gli occhi rossi, i capelli rossi, sangue, incazzato come una iena. Lui è palesemente, non Ilian. Lui, oh. She did. She did. Lui è palesemente l'eletto di Baal. Non il primogenito, il figlio e eletto di Baal. Signori, io non ho aperto la webcam, ma c'ero. Mi si sentiva, scusate. Salve. Ho tanto da dire su Baldur's Gate 3. Ci stavo pensando prima, quando arriveremo ai titoli di coda, ci sarà tanto da dire su questo gioco. Tanto. It's still moving. È lui, Misk! È giusto! È quello nel Mimic! Spoiler. Vabbè, ma si vede nei trailer. È lui. Hello, mouthful. We'll barely slow it down. But the stories... Stories. Tall tales and big names, lad. Don't let them fool you. Elminster the Archmage. Drist the Drow Exile. Heroes have power, aye, but not half so much as we do. A little coin into the right purse. A soft word in the right ear. It's not glory that spins these plains, lad. It's gold. See? Now. Moradin's cracked clay. Madonna, che Chad! No gold in here? If there is one thing Minsk hates more than beasts with bad breath, it is those who are tricksome with the truth. And turnips. But you are no turnip. Let that be of comfort in your final moments. That's the Minsk Jahir has been searching for. Good gods. Enough play, Stone Lord. Ah, ok, arriva lei. No. Oh. Nine Fingers set a poor trap, little banker. Let the Absolute's faithful show you how it is done. Now come, Stone Lord. We have the gold, and the Absolute has need of it elsewhere. As you say, Jahira. Oh. First they take her friend, then they steal her face.
Some people just don't understand boundaries. Oh. Ci dovrei salvare questi tre stronzi. Va bene. Ancora voi baliti. Oddio mio, raga. Però effettivamente avete anche rotto il cazzo. Oh no. Non è che dovevo farmi vedere da Minskos. Oh, caccio il 2. Ma qui non c'è nessuno, no? No. Step quick. Ah, già. Vabbè. No, ma c'è gente... Vabbè, finché attacca lui. Oh, che palle. Bravi. Ok. Ok. Fate un po' il vostro, dai. Sì, adesso mezz'oretta di attesa. Dove sarà andato Minsk? Boh. Aia. Aia. Oh, ma... Suca un po'. Oh, non c'è mica verso. Non aveva pigrizia, non può attaccare attacchi di eseguire attacchi di opportunità contro il suo ultimo attaccante, ma li fa. Vabbè, anche questa qui mi sa che è gestita male come reazione. Have to keep going. Sucate. Ok. Bello questo. Ulla. Un bel dannino, fratello. Bravo. Bravo ragazzo. È morto.
Morirà così. Bro! Really? Let's move. Ciao. Where are you going? Tanto non lo fa. Merda. Bravo. Non pensavo avresti fatto una roba del genere. Minchia, ha fatto tutto il giro, è andato a prendere lei. Non pensavo neanche ci sarebbe arrivato come movimento. Invece, bravo. Una bella... un bel counter. Ma sì, tanto questo non lo uso mai. Aspetta, facciamo così. Andate. C'è verso di colpirlo quello là. Oh! Non c'è modo, eh! Nulla sa. Non c'è verso di colpirlo. Cosa fa? Oh! Sounds like fun. Stavolta suca. Suca 2 volte. Peccato. Il danno comunque c'è. Non c'è verso. No, è impossibile. Proprio non si può. Che cazzo di classe matura sto stronzo? 15. Non è veramente poca, tra l'altro. Cioè, non so. C'è un po' di cose fatte bene, va. Swift as my feet can carry me. Date un po'. A sminchiolare sta tizia. Beh. Non li uso io. Non li ho mai usati. What? Perché non ho giocato? Non ho mica capito. What am I to do? Is that blood? No, never mind. Bloody jobs. No!
Scuoto l'assalto del signore di pietra. Ma era da Jay, già era. Un aggiornamento sull'operazione alla casa dei contabili. Siamo stati avvisati di un'imboscata una volta raggiunta la tesoreria, ma la gilda ci sottovaluta, come al solito. Se manteniamo la coordinazione, dovremmo essere in grado di evitarla senza causare vittime. Lasciate che sia il signore di pietra a prendere il comando. Se vi occupate dei guardia tesoro in modo efficiente, ci sarà tempo per raccogliere altri fondi prima di ritirarci. Portate tutto alla cisterna nelle fogne. Il monasterio ne ha messo un po' di merda. How delicious. No time to dally. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Gods above, the Stone Lord up close. Sì, ma non è un momento di festeggiare, cioè. To step. Oh. Mum used to tell me about Minsk and Rattle. Ma Minsk tra l'altro è di Baldur's Gate, di altro Baldur's Gate, no? Mi sembra. Oh, che casino fate però, raga. I'll give it a shot. Just breathe. And switch bloody jobs. You can tell Nine Fingers this was not my fault. She swore that mimic could swallow a bloody owlbear. Wait. You're no guild sworn. Who are you? Our cunning trap just got flipped arseways up is what? Nine Fingers wants the Stone Lord dead. With what he cleared from our vaults, he's got enough gold to make himself a lord in truth. You think anyone told me? Nine Fingers sent word the Stone Lord was going to try his luck on our vaults. So she told me to cooperate, lure him in. Yes, sir, Stone Lord, sir. Shall we open the account in your name or the Absolute's? Just step this way to your special deposit box. Don't mind the teeth. No one mentioned he might have some old crone dropping in as backup. As chairman of the Fellowship of Financiers, I can assure you we'd reward you well for the return of the coin he took. Not for us, you understand. For the common Baldurian. Who knows what he's planning to do with it? Try all of it? Every penny of civilian lodgings, anyway. I mean, not like we'd lead him into the private vaults. But still. A lot of Baldurians waking up poor tomorrow. What he can do with that kind of coin... doesn't bear thinking about. Good for you. I happen to care a very great deal. Retrieve the coin, and I'll make sure you are well rewarded. There's treasures greater than gold. Feel free to poke around this place and it'll help you pick up the Stone Lord's scent. Sì, dopo quello che hai detto prima ci credo molto. I've got ledgers to amend. Sì, sì, ci credo proprio dopo quello che hai detto prima.
L'ultimo caro di Barino è arrivato, solo per notizie da Kairos si presume il peggio. Non possiamo aspettare oltre, il piano deve andare avanti. These footprints started in the source. My clothes for a 10-day. Va bene. Ora, oltre ad andare... La cisterna? Qua. Voglio però prima un momentino... andare... Dov'è che è? Qua. Devo andare qua dentro prima. Oh, palesemente apribile, ma vabbè, non perdere. Anche perché l'abbiamo visto dall'altra parte che si può aprire in realtà. Let's have a look. È un'orda di zombie dietro, guarda, guarda. Bravi, loro saltano, non come il Ginny. Perché non ha salto il Ginny, più che altro. No, sono andato decisamente troppo in là. Come ci si arriva? Ah, qua. That should work. Devo parlare con il ragazzone. Lui. I have something to ask. Ukta, Guild Bursa. Do we have business? Have you made an acquisition? The Great Wizard. I will be interested to see what manner... Wonderful. Thank you. Devere. Now, what would a servant of Lady Loss be so keen on keeping safe? E poi, già che ci siamo... Oh. A most peculiar key to have in your possession. I wonder who it belongs to. Here is your compensation. Then our business is... Molto bene. La cisterna credo proprio sia questa qui, perciò andiamoci subito. Credo proprio sia questa. Looking ahead.
Oh no. Very well. Dove cazzo sono? What's inside? Spero che non abbiano danni letali, perché se devo mettere KO Minsk devo farlo con i danni non letali. Un'orda di non morti. La mummia. I ghoul. Con 20 di vita, tra l'altro, i ghoul. Cioè, sono praticamente dei cazzilli. Servono soltanto per tenere impegnata la gente. Quando li ho evocati, non è che... Palesemente qui, dai. Forza. Eccoci qua. All the coin seems to be there, if a little blood-stained. Chi You era are lei? enthusiastic about your lord's work. Our Lady. We serve only the absolute. Oh, silly me. We Zentarim are so long Ah, past giusto. our own godly roots. I'm afraid I forget the half of them. But you, I know. When did you start worshipping gods? Did they give your wee rodent a worm friend too? Rodent? Enough! You will show the Stone Lord proper respect. And you will return to the guild hall and do as we have paid you to. Of course. I only thought... Wait. Flop all you wish, little fish. But Minsk has caught you. On that note, good luck. The job will be done by the time you get to the guild hall. Allora, Minsk dobbiamo tirarlo giù vivo. Quindi, tutti su Minsk. Sì. Ma Dio Cristo, ma potrai passare di fianco? Niente, non c'è verso.
Cioè, io non ho parole a volte, oh. Cioè, veramente mi lascia spiazzato proprio. Still breathing, despite everything. Oh! Ma che cazzo? Light on my feet. No, cioè io veramente, boh, a volte ti giuro su Dio. Muovetevi. No, bro, allora veramente mi fai girare il cazzo. No, te lo giuro, è insopportabile. Dai, forza. Fuori dai coglioni. Dai. No, mi sono rotto veramente il cazzo. Fuori dai coglioni. Ho strarotto la minchia. Dai. Tagliamo la testa al toro subito, che così non mi innervosisco. E queste robe qua dopo 120 ore, 100 quante cazzo di ore sono, non so, dopo 120 ore sono veramente irritante sotto questo punto di vista. No, facciamo pure un altro caricamento sbagliato, me ne frega un cazzo. Irritabile comunque. Mal sopporto ormai, mal sopporto. Non è colpa del gioco, Però sì, perché tutti i ghoul non si muovono. Quindi guarda. Molto tranquillamente. Molto tranquillamente. Fuori dai coglioni. No, bro, allora. Never a dull moment. Need to find a way forward. I wonder what the next move is. What now? Moving. Can't give up now. Let's get on with it. On I go. Someone there? Enough waiting. I crave blood. Non mi frega. You wish to make an enemy. About time. No time to rest. Eager for battle. Still breathing, despite everything. Have to keep going. Fuori dal cazzo, se ghoul di merda, tanto fanno schifo, non servono a nulla. Breathe deep and move. Fammi uscire velocemente. All the... I can taste your thoughts, coward! Come out, so I may spill them on the ground! Ciao. Flop all you wish, little fish. On that note... There is work to do.
Let's make this quick. My patience wanes. The end comes. Boh. Still on my feet. Ole. Bene. Keep them guessing. I am fury. I am death. Shall we dance? Addio. On my way. No. Vai qua. Got to focus. On the move. Minchia, ragazza. Oh, madonna mia, ma dove vai? May the gods take you first. Time to move. Time for it. Let my name be known. Can't give up. Oh, buono. Madonna quanto spazio. Let's make this quick. Against the darkness swarming his senses, a single light glows. Rage, flaring brighter every moment. Killed her. Get rid of him. Don't be foolish. He is too unpredictable. He will only be a hindrance to us.
world unfolds beneath yours. A still lake pulls you down into its depths. Images flash by, battles fought and friends fallen. His rage grows colder, burrows deeper, as a familiar face crystallizes before you. Jaheira, you killed her! The instant's hesitation is enough. With a sensation of terrible rending, something vast and nameless falls away from his mind. There. It is done. In the sudden silence, your minds merge once more. More memories, sensations, but passing too quickly for you to track. In the same breath, you share everything that happened to you. The Nautiloid, the Absolute, the chosen of the dead three. You saved Minsk. While he danced like a Mind Flayer's meat puppet. Why? A level head and a kind heart. It is well that Boo kept me from crushing either. He is... Where is he? Diciamo che me l'aspettavo un attimo diverso il buon Minscone, eh? Però... ci piace anche così, insomma. Dove va? Dove va? Ha fatto un buco nel muro! Con un pugno! Bro! What the fuck? Something good here, I hope. It's been a long day. Better stop to rest soon. Il cranio del signore di pietra risuona di assenza, il girino da solo non basta a riempirlo, assume le sembianze impolverate della vecchia strega e riempie i suoi pensieri con antiche avventure, in modo che possa sorridere dolcemente mentre massacra per noi. E non schiacciare il roditore, si susquittiò da pensare al signore di pietra, allora mettilo da parte per me, in modo da poter dare al grande eroe un ultimo pasto quando il suo lavoro sarà finito. Ma dov'è? Ah, è qua fuori. Ha fatto un cazzo di buco di foro nel muro. Oh. Oh. No, li restituisco perché sono degli abitanti della città, ne ho già 25.000. Io sono addirittura di arrivo, non mi servono più 6 soldi. Dai. My friend, from our brief sharing of skulls, I know you have faced many strange beings, but none like this. Whatever happens, show no fear and stay your hand. Trust in Minsk.
such a hurry to our final moments. May I face death as bravely as you do. Poi è un topo. Wait! You gaze into Minsk's soul and see his foul crimes. You smell the stench of evil upon him, pointy claws primed, ready to scratch out his eyes. I am sorry, my friend. I am at the mercy of your faultless justice. Now, if you must burrow through my blackened heart, I am ready. No? You are certain? Oh, such boundless compassion. You are all heart. And whiskers. And cute little nose. You are right, of course. There is still much evil for Boo and Mince to stamp out. But we need not fight it alone. I have a new face to show you. But it is not a villainous one for the clawing, understand? This is Boo. And Boo, meet... Oddio, un cricetino! Oddio! No, it is a hamster. A miniature giant space hamster. Fear not, you will learn the difference in time. Vabbè, mischia, è tutto a posto. Not Boo away, lest his righteous gaze cause their tadpole to flee in terror. Now we are together again. All will be exactly as... Boo, why do you use such language? Once more, my hamster proves himself my greater half, and makes the path clear when my mind is fuzzier than his tiny bottom. He says we will join with you, and cleanse Baldur's gate of evil. Together! I give you my solemn vow. Should any of us show signs of weakening to the worm, or any other evil, Boo will slaughter us all in our beds. I hope this brings you comfort. You have a great many companions already. Ah, è un companion. È un ranger, no? Marchio del cacciatore, vero? Or slightly larger Minsk. Boo and I are most adept in the doing of things, but as you wish. To camp then! For his heroics here today, Boo has earned the most vigorous of back scratchings. No, veramente incredibile. Completata! Eh sì, anche Boo. Io boh... Cioè... Dov'è? Senti, ma ti puoi togliere dal cazzo tu un attimo al volo? The blade of Avernus. How marvelous. It rolls right off the tongue. Tell me, little bug, who should Will's first target be? The terrible tyrant himself. Strike him down, Bug. Let freedom's bells ring. The brain won't be too far beyond. But what about the next battle? And the next? How mighty will the stalwart blade be?
without warlock powers to help him. Tell me you haven't forgotten. Once the Absolute is no more, so is my aid. Well, perhaps I might pay a visit once he's settled, offer some advice. A bit of infernal altruism, if you will. Ah, the thrill of the unknown. I can't wait to see how this epic plays out. Te ne vai! Ready and waiting. Boh. I think you might have made a terrible mistake. Huh? Chasing rumor halfway around the city and back. Crossing the guild. Wading through filth. Defying the one creature upon whom your very life depends. All for a madman and his rodent. The Absolute threatens thousands. The entire coast. And still you risked much to help one man. I should berate you. But I can only say thank you. Your reasons were your own. But whether you meant for it or not, your fight is our fight, huh? Both of us. To the very end. Sarebbe figo se alla fine, nella battaglia finale, proprio finale, ci fosse un mare di gente, un mare di gente, e ci fossero tutti, ma tutti inteso come tutti i tuoi companion anche, controllati dall'intelligenza artificiale, Però che ci fossero tutti, sarebbe molto figo. Sarebbe molto molto figo. Però effettivamente in quel caso se morissero non avrebbero i tiri di salvezza su morte. Perché non sono perché non sarebbero tuoi companion, quindi sarebbe non sarà così e non potrebbe funzionare bene. Però sarebbe figo. He is an ass. I can make no promises beyond that. But even so, lead the way. We're yours to command. Scarning shape changers. And of course, the fool would follow their every word just because they wear my face. Fammi un po' vedere That little hideaway that we found in the cloister. It almost felt like I'd found a piece of my childhood. A childhood I don't truly remember. But remember it or not, I felt right at home there. Surrounded by books and night orchids. Don't tempt me. Might find it hard to leave. Well, can you imagine what it would have been like growing up in that place? Endless training, no privacy, facing scorn wherever I looked. I can very easily imagine I needed somewhere to escape to, if I was to survive. Nocturne and I must have come here a lot. We probably had plenty we wanted to hide from. Anyway, I think that little hideaway helped shape who I am, as much as any sermon or training did. Funny the things that influence you. Most are lost forever. Some may creep back into my mind if I encounter anything that helps clear the fog. Then there's what Shah did restore to me. Memories of pain, suffering, both my own and what I inflicted. It's overwhelming. Like a lifetime's worth of nightmares unleashed all at once upon waking. I can barely untangle one moment from another, not that I even want to. I just know that my heart sinks if I let my thoughts wander to them.
But in the meanwhile, I'll just have to find a way to live with them. Of course. From the first time I laid eyes on you right until now. That's all safe. I wouldn't surrender even a moment of it. Shah seeks to break people. To fill their lives with despair so that they will turn to her for relief. Perhaps she thought this would lead me back to her in time. But it won't. I fought too hard to win my freedom. I will not give it up again, no matter how much it hurts. If you're sure. Fine. Minchia, cosa mi hai dato? Oh, Gota. Allora. Fammi un po' vedere Minscone cosa fa. Another ball spawn buried by our hand. Ball should learn better than to send his offspring against us. They might as well be babes, dropped bare bottom into the Rashomon winter. Boo is overjoyed with our victory. Another den of evil vanquished. Guarda, non è proprio successo così. La continuity è un po' rotta, ma va bene lo stesso. For a short time beforehand, but then a foe once more. Yes, Boo, a most wicked witch. The very mention of her name gives him nightmares to this day. Do not be afraid, Boo. She is not here. And you, bite your tongue until your eyes water and your hairs curl. Boo, do not listen. Our friend has lost her mind. Fine lodgings you have found, my friend. Boo is already in negotiations with the guardian spirits of this place. In Baldur's Gate, they are likely to be rat-formed and eager to charge rent. But Boo shall secure safe slumber for all. Now, what do you need of Minsk? So dark an alliance sealed with Sentish contracts, cultish vows, and a dragon's shining hoard. You think Minsk could forget? You are correct. I have no idea what any of that was about. But we shall simply... Boo! Why do you gnaw at my soft parts? I am trying to... Once again, in smaller words? I see. This truth you seek. Boo believes that Minsk is knowing more than Minsk knows. But it is a difficult thing. There are memories of this time that Minsk does not remember. And Boo suggests that, just as he helps with tricksome itches in awkward places, you must reach what Minsk cannot. The parasite. You can use it to tickle free whatever truth you seek. At first, there is nothing. His mind is empty as a still expanse of open country. But then... Your face, the Stone Lord's face, mirrored in bloodied steel. In the heat of burning buildings, you hold your blade high above pale, frightened faces. No, that is not right. I slew only monsters. The voice said that they were monsters. A whisper.
The Absolute's voice, twisting the petty guild thieves before you into snarling, savage beasts, feeding on the weak of your city. The guild. The Stone Lord hunted them, peeled away their rotten ranks one by one to lay bare their corrupt heart. 9 fingers keen. That is what the Absolute bought Black Zentis Steel to do. To kill the Guildmaster. What does it matter? Cultish thinking has occupied Minsk's mind for long enough. Now is time for doing. And this talk of evil overthrowing evil, pah! Like a many-headed hydra biting at its own throat. Bring forth the hydra, says Boo. More faces for the punching. First we pop the Zentarim blood. Then we show 9 fingers, the 5 fingers of Minsk. Yes? It is only justice, then, that we put a boot upon hers. Ok. You will grow to like Jaheira's incense in time. Like chewing herbs and soap, yes? Aspetta un attimo. Voglio vedere se si può ascoltare quello che dice mio fratello Boo. A little rest to brush the road from Boo's fur, and then back to our adventuring. Of course, my friend. Or are we not friends? Boo never looks to give me fleas. Sometimes you just pick these things up along the path. Now, does Boo see a question in your eye, or just a parasite poking through? Well, Boo, explain yourself. No, che palle, non posso sentirlo. Clear enough? Can you not? Do you not see his noble bearing? The deep wells of wisdom that are his eyes? Boo speaks of much. Perhaps one day, you will be ready to listen. There is nothing jestful in the bond between a ranger and his companion. Before Boo, I was a typical berserker of Rashomon. Duty-bound and full of my own seriousness. The problem with one so gazing of their navel, however, they are easily ambushed. Brigands split my skull like a sodden wineskin. It was as I recovered that Boo first appeared. He told me that I had felt the great poking finger of justice, marking Minsk as its champion and Boo as my guide. As for the headache, well, justice cannot always afford to be gentle. Ha! The way you tell the tale, it sounds almost silly. Now, shall we away? My boots crave the crunch of unvirtuous nethers. There is more than a little to know, I think. I am huge. Ah, you come in search of stories. It is not yet time to tuck Boo in for the night,
but very well. After our adventurings with the Ballspawn, Boo had had his fill of godly flesh. So, we returned to Baldur's Gate for a time. After all, in every city there is a sweaty underbelly, crying out for a virtuous scrubbing. None better to wield a brush than Minsk and Boo. Perhaps we rubbed some villain's rump a little too raw. This Minsk does not know. One moment we stood in the city's slums, the next, ambush! Then Minsk and Boo woke on the wide, with stone dust in sensitive places. The mind of Minsk was occupied with important matters. I was browsing a slum vendor's stall, looking for Boo's favorite nuts. And then, I was stolen. For Minsk, those years passed as quick as a hiccup. It was long ago, then, it is now. I do not like these metal men on the streets, or the villains who hide behind them. But the new world is not so different to the old one. The city still clings to the hill. The sea still stretches on forever. And the stench of evil still makes Boo wish for a tiny peg on his nose. As long as that stench remains, no matter how old or young the world is, Minsk and Boo will not rest. Ah, Boo has an inkling that this is not the question you mean to ask. I saw some hints of things when our minds mushed together, but Jaheira confirmed it for me. You are of the same blood as our old friend, a Ballspawn, and as close to Minsk as if they were his own kin. That makes Minsk your uncle. Better not to ask. He has many dozen cousins, and not all are so open-minded about we who walk on our hind legs as he. There is a lesson in this. We are born into a bloodline, yes, but we need not be bound by it. Take Minsk. He does not have a clear memory of the face of his father, but he does remember tugging on the thick, red whiskers that sprang from his chin. A beard for the ages. Boo could have nested there happily through even the harshest of Rashomon winters. Now, look closely at Minsk, and what do you see? Correct! There are more whiskers on Boo's tiny face than on the mighty chin of Minsk. If Minsk did not inherit the flaming red hair of his mother, or the bushy red beard of his father, why would the spawn of Baal inherit his wickedness? Le si sono proprio divertiti a scrivere le risposte per i dialoghi di Minsk. A little rest to brush the road from Boo's fur, and then back to our adventuring. Oh, the mind of Minsk is a simple place. Of what strangeness do you speak? The memories resurface, a lifetime of battles blurring into one. A single constant is Minsk, launching into the fray no matter the foe, be they god, monster, or man. It seems just the barest glimpse of what the man before you has seen and done, but enough to know that he has no right to still be alive. Ah, wait! That look in your eye. I know exactly what visions of Minsk you have seen to cause you such wonder. My pants. Thrice laced, in the Rashomon style, so that a berserker might split skulls without fear of splitting breeches too.
They are fiendishly complex, but fear not for Minsk. With training, he has learned to master the many little knots. Well, as have you, no? Do not forget that when you gaze into Minsk, Minsk also gazes into you. We both fight evil, wherever it is found. The who and where are less important than the hamsters you meet along the way. On this matter of sharing memories, I see no reason for us to worry at one another's worms. If there is more we wish to know, we can simply ask, no? Is it power? True, it has made Minsk strong. Boo can scarcely get comfortable, so firm has my physique grown. But what does the parasite take in return? It is a horror wrapped in honey. Stay your sweet tooth, says Boo. Minsk shall be your shadow, as Boo is his. Cosa fa mio fratello Minsk? Maybe both. Tiro con l'arco. Ma può far qualcosa con... Guardalo. Cioè, guarda sta roba. Ma perché io questa cosa l'ho già vista in qualche modo? Conosco di questo... Ma boh, ma è bellissimo, guardalo. Life is simple, and so is Minsk. No, se ne va Bu, no. No. Se ne va via Bu. Si evoca l'altra famiglia. Inaccettabile. Col signore delle bestie
Scusa un attimo. Voglio vedere in cosa delle bestie cosa succede, cosa fa. I viaggiatori ti hanno promesso di sviluppare una particolare sintonia con le bestie e di sopravvivere con perizia in certi ambienti. Vedere mio fratello cosa combina. Lupo, corvo, cinghiale, orso.
Bro. Bro. Ma che figo è? Cazzato come una iena. Guardalo, quanto è incazzato. Sto coso. No, vabbè. Ma hanno fatto la siffata. Cioè, Time to get going. On 4 feet and sleeps in my boot. ci guarda con il mozzo. Ma che figo! Ma bello il Ranger, dai, pensavo molto peggio. Carina questa cosa qui, molto particolare la sua... Voglio vedere anche l'altra variante, un secondo, che sono curioso. È molto figo. Figa la cosa delle bestie, diventa molto... Sono molto forti i compagni bestiali. Cioè, molto forti. Molto... No, considerando che sono a livello 12, non molto. Però... carini. Due orsi sono tanti, raga. Cioè, a parte le cazzate. Cacciatore, ok. Una volta per turno un tuo attacco con arma infligge 1d8 danni extra se il bersaglio è al di sotto del tuo massimo dei punti ferita. Un giocatore di Cagliari ti attacca per osservazione per effettuare un attacco di mischia contro di essa. Vabbè. Mi sembra anche palese. Cioè. Poi svantaggi tiri per colpire degli attacchi di opportunità. Così ottieni vantaggi tiri salvezza per non essere spaventato. Quando un nemico ti attacca subisci una penalità di -4
subisce una pena gentile produtta fino all'inizio del suo prossimo turno. Questo è forte. Vedere se sbloccassi altre cose. Oh. Pioggia di frecce letali. Piscioni nemiche effettuano dei tiri per colpire separati contro ogni bersaglio. Madonna, questo è bello incazzato. Fa vedere un po'. Si attacca a 2 nemici. Dammi, per esempio, prova. Fai così. Ah! Attacca tutti in un'area. In quel senso lì. Perché prima faceva molto più danno? 19 di destrezza. Perché ho lasciato forza. Vabbè, perché sono un coglione. Vabbè, non importa, tanto non userò Minsk. Carino, carino. Carino. Non so quanto. Come to speak of the last time Minsk stood watch? The snoring, it was boo, truly. But you have seen my hamster, yes? No. What is it, my friend? What is it, my friend? Truly? Boo seems like a worthy addition to our group. His pet, Minsk, may prove useful also. All right, some... Okay. Careful, I bite. Careful, I bite. What to do? Ok. Allora, dobbiamo andare da... cosa? Da 9 dita? Andiamo da 9 dita. Ma devo portarci Minsk proprio? Spero di no. Voglia. Ricordo mai la strada? Ok. Moving ahead. Qui.
What reaction? Can't slow down. City's ransom I'm paying you, not enough. Ah. Still in control. Just. Over here. Bro! My bro. A fine choice. My bro. All right, what now? Let's get going. Adesso arriva anche il fratellone. No, you didn't. Easy. Sono in guerra. Any Ma guild dove? member strikes the first blow. It won't be the Zentrum that Eccolo qua. kills them. Well, well. The fabled hordes of No time. The Zentrum have turned the Rotward bastards. So, if you're part of it, take your shot. Anything else can wait till the Zent are buried. Good. Because I've already got more enemies than I do fingers. Come on then. No, ho fatto la battuta sul suo nome, hai capito? Ho capito, hai capito, hai capito. No, ma è super divertente, bro. Super, 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 super. Oh, mamma mia. Madonna. Sti cazzi. Porco due. Let's go. Sti grossi cazzoni. Ah, non è nascosto? E allora sti cazzi. No, no. Let's have a little. No, infatti. Signor... No, questo è il mio amico. Tu. Quello è bello, è morto. Dio. Tu. Vabbè, e allora crepa tu. Che te devo dire? Tocca a te. Be quick. Perché hai fatto questa cosa? Ma perché hai fatto questa cosa? Have to keep going. A volte non vi capisco. Brava, vai da sotto. Complimenti. No. Ah, brava. Oh oh. Vabbè, finché colpiscono quelli là sotto non è un problema. Guarda come li addormenta tutti.
Faccio un po' dentro. Come immune come morto? Ma dai, perché? Un livello 12 questi, quelli sotto sono livello 3. Questo, minchia, questo è incazzato, Vabbè, questo è il livello 11 ma 28 HP. Sembra un po' falso, però. Boh! Ha fatto tipo 8 attacchi! Chi cazzo sei? Taking position. Porco mondo. Move. Merda! Cioè, porca troia! This way. Occhio che crepi, Oh, uno solo, un po' pochino. Minchia, questi li addormentano tutti. Chi è entrato in coma? Luca. Buono. Altro? Buono. Ottimo lavoro. Una bella ravanata.
Ah sì, dai. Chi rimane? Rimane lì e là. Vabbè, ma lei viene shottata da Sarion, quindi andiamo qua. Vabbè, se pensi di riuscire ad andare fin là... Vabbè, vabbè. Un bel giro ha fatto, va là. Ma non... No. Ready. Have to keep going. Manca solo una, quindi se volete pensarci voi... No? No traps, please. Avevano qualcosa di interessante questi signori? Loro non credo, erano livellini. That's curious. Cos'è che ha trovato lui? Un anello ossidato. All for me. Swift as my feet can carry me. No, più che altro quel ragazzo là che... Qua. No, lui ha fatto 60 attacchi, ma così. Carsten, Rugen non è più affidabile, ti nomino responsabile delle consegne del distretto meridionale a partire dalla prossima decade. Sembra che Rugen non vada in pensione prima, se capisci cosa intendo. Va bene. Veramente tutto un po' così. Scusami, ma il tipo... È il tesoriere? Ah, eccolo qua. Non ha fatto un cazzo, lui è rimasto lì nel chilling. Non ne fregava nulla. Potremmo contare su di lei e sulla sua corte della signora nella battaglia finale. Addirittura! Minchiazza! Altro che alleati, abbiamo radunato un esercito, minchia. Seems like a good moment to talk. Suppose I should have seen that coming. Zentarim aren't known for their loyalty, but I thought the bastards would keep to their contract at least. I'm too nice for my own good, I suppose. But I was in a pit, and you helped pull me out. For that, I'm grateful. You'll have what guild blades I can give when the time to take the absolute comes. So, just tell me what you need to get us there. Knowing what I know usually comes at a cost. But let's say we'll put it on your tab. Thieves, frauds, and miscreants. If it's just the watch warrants you're reading. The guild isn't any one thing. We're everything. All the parts of the city the watch don't want seen, so they push us to the far side of their law. But it's not the watch that keeps the peace, or gives justice to any Baldurian who asks, whether they can pay for it or not. It's us. If we take a little tribute in return, or tie strings of service to those we help, well, what of it? So long as we're working as one, it all runs quick, quiet, and clean.
clean water, filthy riches, and everything in between. We're citizens of the city. No more, no less. Right now, I'll settle for taking our city back. You have done plenty. Do any more, and the guild might have to take a special interest in you. Understood? Va bene. Restituiamo il denaro. Allora. Restituiamo il denaro. Qua, no? Dov'è che lo... Dov'è? È qua. È qui in mezzo al cazzo. Cioè, è in mezzo... Cacato in mezzo a una piazza. Va bene. Sotto. Tutto. Qua, no? Dimmi che era nella gilda, io mi ammazzo. Ma... l'ho preso? No? Non l'ho preso tu... What the fuck? Oh madonna. Non ci capisco una sega. Allora, dietro dove siete andando? Qua. È giusto qui. Qua, dritto. Qua. Percorriamo questa via. Non lo so se sia giusto, non capisco una minchia. Ovest? Sì, è giusto. Ho preso tutti i soldi. Ma sì che li ho presi i soldi, vecchio. E allora? Devo ucciderla?
Facciamo che gliele porto. Chissà dove minchia è però. Non lo so. L'obiettivo non si aggiorna. Boh. Have you seen any gazetteers around? Need to see it. 7, 8. Excuse You have to be over soon. More unmarked withdrawals. You could at least try to hide the guild account's glitterbeard. Someone who wants to take you for a drink. If you don't mind, sir, I do believe you have your pass. E dov'è il tizio? No. I'd probably just break your jaw for asking. You've been caught lurking around the Sword Coast's most secure Dov'è il tipo? Dov'è? 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 Rakath. But you can call me Brid. No. Sì, l'ho già recuperato. Oh, che due coglioni, madonna di Dio. Basta queste puttanate, l'atto 3 ne è pieno, non ne ho più voglia. Oh, madonna mia, che fatica. Non ne ho più voglia, basta. Basta. Che sfinimento, Dio Cristo. Dove cazzo è sto coglione? Me li tengo, cioè, va veramente tipo 2 minuti per non rompermi i coglioni. Che due palle, madonna mia. Ah. Dov'è sto testa di cazzo? Let's move. È ancora qua? Sì. Dio solo sa perché. Che cazzo ci fa qua? Vediamo se gli posso dare o no. Che l'obiettivo non conta. Come to make a lodgement. A city-sized one. And not even a whisker light. God, you're a boring bastard. Me too, I suppose. Because I'm not even tempted to scam you. Take this vault key. You'll find something by way of thanks inside. Beh, guarda. Grazie. Non vado? Ma non... Cioè, perché, sai, adesso non ho voglia. Non ci sono altri motivi, Cioè... E cioè... È solo che... Cioè, non... Cioè... Non ho già preso tutto quello che si poteva prendere. No. No, Cioè, che, sai, lo fanno a volte, succede, che cioè, così, no? Succedono cose. Allora, io vi direi, raga, che possiamo fare ancora una cosa prima di salutarci. E quella cosa è andare da Casador. Ci facciamo la minchiazza di Casador. Dopodiché ci salutiamo. Domani andiamo
a prendere il martello orfico. È una bella figata. E poi a malmenare Gortash. E poi vediamo dove va, cosa succede. Not as bad as it could have. Right. Time to scout them out. Allora. Memorizzare queste regole, seguitele sempre, memorizzate. Fate il vostro lavoro in silenzio, non parlate se non vi viene rivolta la parola. Al padrone piace il silenzio, al padrone piace la diligenza, al padrone piace essere rispettato, non fischiate. One day I'll catch a break. So, Astarion, vampire dens. What should I expect? Vampires would be a safe bet. You belong on stage. Perhaps the blood-stained sort, with a hooded man. So long as there's a cheering crowd. As for vampire dens, I'd brace your nose. They can be very, well, that's suspiciously well. Si è aperta da sola, vero? Ciao. Però What's up for discussion? The master is pure. His palace must be pure. No stain, no smudge, no taint. Pure. Another guest for the Master's celebration. I'm afraid you're too late. You'll have to... Master Astarion? What are you doing here? Why aren't you downstairs? Well, obviously I'm on my way down now. So if you could just point us in the right direction. But you're too late. The doors have been sealed. The ritual is about to begin. Abandon the Master at his moment of triumph. What is wrong with you? Do you wish to spite him again? I do not have any more time to waste. There is too much to do, too much to prepare. Everything must be clean. Everything must be perfect. The door is covered in intricate text, but you can't see anywhere a key might fit. Only a small round hollow engraved with a family crest. Oh la Madonna vecchio. Non posso farla questa prova. The writing means nothing to you. You can't even recognize the script. There's writing like this all over the palace. Some old, probably dead language of Cazador's. We were strictly forbidden from learning it. The indentation seems to be the right size and shape to fit a signet ring bearing the family crest.
Questo è già più interessante. The inscription on this bust reads Mordok Solanmir. One of Cazador's ancestors, perhaps? Don't touch me. Let's crack it open. On my way. That might be worth a look. Il diario di Antoine Dufay, ciambellano del palazzo di Cazador. L'ultima pagina del diario recita: so abbastanza di ciò che il padrone ha in mente con il suo rituale da rifiutarmi di essere il sostituto di quel moccioso scomparso, Astarion. Anche se Cazador dovesse trovare il mio corpo, la pozione che ho acquistato da Bonecloak dovrebbe fornire un'illusione di morte convincente, soprattutto perché lascerò dietro di me una pozione simile di veleno acido. Il mio unico rimpianto è la cara Lurianna, ma non posso proprio confidare il segreto della mia unica possibilità di fuga. Quando gli effetti della pozione saranno svaniti, Cazador sarà sceso e avrà bisogno dei miei servigi, eppure non ci sarà più e io avrò il controllo del palazzo. Oppure non ci sarà più e io avrò il controllo del palazzo. No one stopped me yet. They should all be running. Che cazzo? Un lupo manna? Dolce Dufay, nonostante tutte le promesse che ce ne saremmo andati nell'aldilà insieme, tu non mi hai aspettato. O l'hai fatto? Ho trovato il tuo corpo e la bottiglia vuota. So che hai preso una pozione, ma era veleno o qualcos'altro. Qui ci sono altre 2 bottiglie identiche, ne berrò una e poi ti raggiungerò, in un modo o nell'altro, ti amerò per l'eternità. Lurianna. Whatever killed this werewolf burned it up from the inside. Its throat and innards are more liquid than solid. Ciambellano di Ophe, il dizionario di Cosacuriano che usiamo per addestrare nuovi servitori su come azionare la porta della sala da ballo è scomparso. E il mio anello con... Cosacuriano? Ah, ok. E il mio anello con sigillo da solo non servirà a nulla. Dì ai servitori di risolvere la questione, non dovrebbe essere un mio problema. Ok. Godi. Il biglietto continua con una calligrafia diversa. Godi, i servitori e io siamo molto impegnati nei preparativi per la festa del padrone. Porta il tuo asso fuori dal canile per illustrare ogni camera al piano delle progenie vampiriche in fretta. Trova quel libro. Molto interessante. I should speak up. Necrotic magic. Woman's eyes are alert, verging on manic as she bustles about. Everything's got to be right for the master. Everything's got to be perfect. Indolence breeds madness. These things have stayed interesting.
comes, I'm ready. Healing's on the way. Necrotic energy. It's sapping my strength. Can't give up now. What's hiding here? Ah, the bedrooms. Never once slept in. This is where I took our guests. I'd entertained them here until Cazador appeared and took them away. No one ever died here, though. Something strange happened to that girl. Victoria, ricordati di leggere quel libro su quella lingua antica. Dovrei conoscere alcuni vocaboli per poterti muovere liberamente all'interno del palazzo. Averli. Enough waiting. I Guarda, anche crave interessante. blood. Averlo quel skeleton key. Looking ahead. Questo libro è un dizionario dell'antica lingua kozakuriana, proveniente dalla lontana terra di Karatur. Sfogliando le pagine si possono vedere alcune parole e frasi sottolineate. Aprire, entrare, attenzione, proibito, sigillato. Ancient language. Hardly surprising for a vampire's lair. Dobbiamo trovare l'anello di un tipo che non mi ricordo come si chiama, ma era con la G, che è morto. Behold! One of Cazador's cheapest tricks. An illusionary wall. Behind it is the cave. Fetid little... I know you're there, Golly. Stop skulking and show yourself. You always were sharp, little one. Sharp enough to cut yourself. It's taking everything I have not to grind your rotten carcass to dust. Don't be mad at Cody, child. I only did my job. Only kept you in line. You tortured us. For days at a time. Oh, yes. And you sang so sweetly for me. None of the others screamed like you did. But you're home now, and you brought me a treat, eh? A new friend for Cody. But you're too late to see the Master. The doors are sealed. He will not be disturbed. Doors can be unsealed. Do you have the key? Perhaps. But the Master ordered the doors closed until he was finished. Cody will not open them for anyone, much less for you.
Godi was wondering about that. Godi knows the Master was searching for Astarion. He must have forgotten Astarion was lost. Here it is. Now go to him. Help him achieve his destiny. Go. Keep a blade close. Tonight he ascends. Tonight we shall see his truth. Still breathing, despite everything. Contento a stare? How much further can I go? Us, Master. What's in here? May we be worthy of you. Always talking, always jittering. Very well. I must be busy. Busy. Alpha, make to him. This is where the spawn were kept. When we were getting neither the carrot nor the stick. Cosa sta succedendo lì di fianco, raga? Cioè, madonna mia. Master not being stupid spawn. Il diario di Leone Onufrio riporta queste voci all'ultima pagina. Da quando il padrone mi ha trasformato e mi ha costretto a portare Vittoria a palazzo, ho dovuto essere il suo miglior cacciatore solo per poter stare qui con la mia figlia e tenerla lontana dalle altre progenie. Non mi piace il modo in cui Violet lo guarda, proprio per niente. Quando chiede al padrone cosa intende fare con Vittoria, Casa mi fa solo quel suo sorriso malvagio. La prossima volta che andrò a caccia dovrò parlare con Figaro per concludere l'accordo per il travestimento per far fuggire Vittoria, se solo ci fosse abbastanza tempo prima di questo rituale di cui parla il padrone. È andata male, bro. E Figaro tra l'altro era in mezzo a un casino omicida, quindi... Everything must be clean. Everything must be... Will eat you all. Oh, the Master says no. And There is so much to do, so much to prepare. The door remains sealed. Looking closer, you recognize the writing. It's the same Kozakuran script from the dictionary you found. The ring slots perfectly into place, and the door swings open. Che cazzo succede? wolves will not obey. Be Alpha, make them. You can't be here. No one in, no one out. You're new. Cazador never kept guard dogs before. The runaway spawn. You reek of the Master's scent. Come with us. Come to Master. Excuse me? I will not be ordered around my own house by some blow-in mutt. We bring you to him. We get his favor.
Merda. Anzi, merda? Sì. Victory awaits. No time to waste. You bow or you break. Alla fine è stato molto più semplice di quel che pensassi. I will ascend. This is your end. My path be true. Meno male che mi hai fermato, grazie. Miss this. What now?
No, è vero, ci sono loro, mi sono dimenticato. Un multi-attacco non serve a nulla. In realtà sì, è solo che l'ho sempre usato male, mi sono reso conto adesso. I will ascend. Assume nothing. Is that blood? No, never mind. What path lies before me? Anything of use? Sì, sono stato invitato a suonare a una festa del Palazzo Tsar stasera, nella tua sala da ballo. Mostro questo biglietto al ciambellano d'ingresso e ti farà entrare per unire a me. Indossi il tuo vestito migliore. Ma è andata male, ragazzi, complimenti però, eh. Sparito, penso sia proprio Stario. No. Cursed to put my hands on everything. Stand on a clean metal platform, a beautiful but antiquated elevator. There are some scuffs to show its age, signs of things dragged onto it over the years, but it seems to be in good working order. What in the hells? I never knew this was here. This was always Cazador's private quarters. Only he ever came in here. Well, him and the unfortunate souls we brought to feed him. Questo sembra essere il taccuino di lavoro utilizzato da un certo ciambellano di Fè per pianificare i ricevimenti di Cazador nella sala da ballo della villa. Le funzioni sono divise in due categorie, quelle per gli ospiti invitati e quelle per gli ospiti involontari. L'intrattenimento per quest'ultima categoria è notevolmente più sinistro rispetto alla prima. L'ultima annotazione scritta a mano è la seguente. Il padrone ha ordinato una festa speciale, un banchetto finale, ha detto. Sarà la mia prova definitiva, ma sono preparato. E sono sicuro che gli ospiti, sia invitati che volontari, saranno entusiasti di partecipare. No, no, che è una lezione, non capivo. Ah, vedi casetta di Cazador. Un bel massacro qua, tra l'altro. Nuggets will be done. To battle. Still alive, so that's progress. If not over, then through. No traps, please. My eyes grow heavy. Best to make camp. Il giorno del mio 13° compleanno fu convocato al palazzo in città da zio Cazador. Il vecchio Drossel agganciò la squadra alla carrozza migliore e mi condusse alla porta del Drago Nero, dove mi accolsero dei portatori e una lettiga per trasportare. Dove mi accolsero dei portatori e una lettiga per trasportarmi attraverso la città alta fino al palazzo Tsar. Il ciambellano mi aspettava per condurmi nella sala da ballo, una stanza misteriosa per me, dato che non mi era mai stato permesso di entrarvi prima.
manita. Salve. Here goes nothing. Dove andiamo a finire, raga? Sti minchis. Una chiave. Per cosa? Ah, qui c'è una porta, bro. Zio Casador mi trasformò in vampira, ma io mi rifiutai di partecipare ai riti di famiglia. Mi diede la fame, ma non riuscii a spezzare la mia volontà. Mi feci prigionare da Blovart in soffitta, mi indebolì, mi mandarono del sangue umano e alla fine lo bevi. Poi per un anno non inviarono più nulla. Mi scagliavo contro le pareti per la frustrazione, poi mandarono un prigioniero legato. Oh, tu guarda. Might be useful. Ho ceduto, sono una vampira e sono dannata. Maledico il nome Zero e lo rifiuto. Rimarrò in soffitta per scelta, ovvero scriverò le mie piccole cronache. Amadito non c'è più, ora sono Lady Incognita. Indolence breeds madness. Why, hello, lover. Eager for battle. Let's get going. Non lo so, mi sembravano strani questi cosi. Light on my feet. Better not be cursed. Waiting for us. Boh, andiamo. Standing on the elevator's platform. Tappa scoperta. Minchia.
Addirittura. I never knew any of this was here. Just like the door to the ballroom upstairs, this door features no keyhole, but does have an indentation for a signet ring. Sarà diverso secondo me. The ring slots perfectly into place, and the door opens, assailing you with pungent, musty air. Father will come soon. Approaching the cells, you're met with hollow-eyed faces. There's an almost physical stink of decay and neglect. Hardly. Cazador didn't keep me in luxury, but I've never seen anything like this. How did they get here? What is Cazador doing with them? I should have guessed there was more to it than Raphael would ever have told. You. I know you. You're the one from the tavern. You smiled and joked and got me drunk. You're dead. You called me so many sweet things. My name sounded like a lyric on your tongue. Sebastian. You remember me. You were handsome. Shy. You'd never been kissed. You taught me how. And then you destroyed me. It can't be. It's not just him. I know so many of these faces. They're my conquests. I pursued them, seduced them, and brought them to Cazador. He told us he was feeding on them, but he turned them to spawn. He turned every last one, so we'd have souls for this cursed ritual. How long? What? How long have I been down here? "170 years. You were one of my first. My family. My friends. They're gone. You took them from me. You took everything from me. Kill him. That monster. You can't. It's not possible. His staff.
controls everything. But he never sets it down. You'll never get it. The Grand Chamber. Just ahead. But even if you can kill him, what then? What happens to us? I don't know. Trust me when I say I know the feeling. But you can resist the urge. Whatever you do, just do it quickly. I can't go on waiting. We'll be back. You have my word. Perché? Cioè, più anime? A cosa corrispondono però all'interno del rituale? Sembra un po' l'atria. Just like the door to the ballroom upstairs, this door features the ring slot. Gods above. He kept Sebastian. I should have known what Cazador was capable of. He's played us for such fools. Not just 7 spawn to placate the devil. 7 spawn and 7,000 souls bound to them in blood. Everyone, whoever trusted me enough to let down their guard, innocents, idiots, and the unlucky. It doesn't matter. I will need to sacrifice them all if I want to perform the ritual. What's the point? They're as good as dead. I thought they were dead. If they are unleashed, they will cause incredible carnage. They will be ravenous. They must die. Better they serve a purpose. I know they will. I know I won't. No, aspetta un attimo, voglio dire un'altra cosa. What's the point? If they are unleashed, they will cause incredible carnage. They're in a state far beyond anything that ever happened to me. Decades of hatred will have piled up inside of them. I can't even begin to imagine. We must find Cazador. This must end. These boots have seen everything. D'accordo. Anything of use? Come scende al piano di sotto però, fra? L'Alcam, suppongo che come dici il tuo orgoglio sia giustificato dall'assistere all'espansione del circolo dei vampiri nella tua città, certo.
ASCENSIONE è più omogenea di Baldur's Gate e devi affrontare meno sfide da parte delle altre fazioni e delle forze dell'ordine, ma accetta comunque i miei complimenti per i tuoi progressi. Goditi il tuo successo finché puoi, Alcam, perché temo che molto presto sarà superato dalla mia situazione a Baldur's Gate in modo definitivo. Sono sull'orlo di una trasformazione pianificata da tempo che cambierà completamente le regole del gioco. Per troppo tempo mi sono accontentato di essere solo il signore dei vampiri di una grande città, quando invece posso essere molto molto di più. E lo sarò. Ma questo è tutto ciò che dirò al momento sulla questione, giovane Alcam. Dopotutto, non possiamo certo rovinare la sorpresa. Per i miei peccati la mia anima è stata resa inchiostro ed è diventata una scritta su questo pergamino, dove resterà uno scarabocchio strisciante e insonne per l'eternità, a meno che tu non la liberi. On the pillow rests a skull with a scroll clamped in its bony jaws. The skull's empty eye sockets flare with an eldritch gleam. You feel invited somehow to witness the skull's memories. It seems urgent. This skull is all that remains of the vampire Velioth. He turned Cazador, gave him the gift, and then taught him the rules of vampiric existence. Velioth's first lesson is always to dominate. Allow none to be your equal. Velioth recalls when Cazador reached out to a former friend. His punishment was to watch as Velioth drained his friend dry. Velioth's second lesson is that power comes from solitude. To share with others is to be weak, and to be weak is to fail and die. Velioth recalls when Cazador rebelled against him. Cazador suffered 11 years of impalement because he failed. Velioth's third lesson is to act not in haste. A near immortal has time to plan, time to act only when others will pay the price of action. Velioth recalls Cazador, his lessons learned, killing him in the rite of perfect slaughter. How they both laughed. Velioth recalls Cazador boiling the flesh from his skull, and then, to mock him, clamping his schooling scroll in Velioth's jaws. The skull's eyes flash a final time, and its jaws sag open. The scroll with all of Cazador's rituals is yours. Velioth is no more. Even his precious rules. Ah. Sfruttando la pergamena compare un elenco di riti e rituali immondi che descrivono tutti i modi in cui la morte può essere sfruttata a proprio vantaggio, semplicemente resa più interessante, come il rito di massacro perfetto, la liturgia dei morti e il sacramento dei dannati. La voce finale, tuttavia, sembra familiare. Rito di ascensione profana. O morto pietoso, o morto famelico, l'immortalità è il tuo dono, ma l'oscurità è la tua prigione e la fame è il tuo carceriere. Il rito di ascensione profana ti libererà, potrai esporti al sole, non soffrirai la fame e crescerai il tuo potere oltre ogni immaginazione. È stato fatto un patto con il Signore del Fuoco Infernale, consegnagli 7000 anime, ognuna con un marchio infernale, e sarai libero dalle tue catene. Conoscerai il vero potere, consegna le anime, pronuncia le parole. Ecce Dominus, as anima soffero in sacrificio. Nunc volo potestatem quam pollicitus es mihi.
Well, you clearly want to say something. I'm not sure. I've been weighing my options. On the one hand, they're the key to my unlocking eternal power and freedom. On the other, well, it's my fault they're here. Yes, it was Cazador's command. I had no choice, but it seems now I do. And what am I owed? What about the injustices I've suffered? Am I not entitled to anything? All that matters now is killing Cazador. I've earned that, if nothing else. We can deal with the prisoners when the time is right. After all, they're not going anywhere. Sì, vabbè, ma non dirlo con questo tono veramente sadico, cioè non c'è veramente bisogno di farlo. Here we go. Il diario di Cazador registra i momenti e le azioni della sua progenie, con particolare attenzione su Astarion. Ogni ordine, fallimento e punizione è registrato in modo freddo e calcolato. Solo le voci più recenti sembrano tradire qualche emozione. Astarion non è tornato dalla caccia questa notte. Godin è stato informato. Avrà le pinze pronte per quando il ragazzo si farà rivedere. Ancora disperso. Non dovrei essere sorpreso. Quel ragazzo è sempre stato problematico. Ma sparire ora, quando siamo praticamente pronti, è inconcepibile, persino per lui. Ho inviato il branco. Lo troveranno e lo riporteranno a casa. E quando lo verrà, lo farò urlare per questo. Sono passati giorni e non c'è ancora traccia di lui. Nessuna tortura ha motivato i suoi fratelli e sorelle a trovarlo. Sembra che Baldur's Gate l'abbia inghiottito completamente. Sto cercando più lontano, ma la mia portata al di fuori della città è limitata. Nel frattempo, qui la caccia continua. Daliri e Petra sono tornati oggi dalla caccia di oggi, vorrendo riferire di averlo visto al Ponte del Dragone. Il loro racconto era fantasioso, ma loro ci credono davvero. Astarion, esposta alla luce del sole, disposta a disobbediarmi, è in grado di farlo. Inconcepibile. Sembra che sia diventato più che problematico. Ora è un peso, ma sarà soggiogato, tornerà a casa, prenderà il suo posto assieme agli altri e porterà a termine il suo scopo. Le progenie mi hanno deluso. Astarion mi è sfuggito. Avrò ciò che mi spetta. Sì, quando li ha fatti... No, quando li ho uccisi... Non mi ricordo. Uccisi o sono tornati indietro? Le profondità della tormalide di Lady Incognita. Fu la signora dei vampiri Donella Zara a riaprire le vaste sale blu-verdi sotto Baldur's Gate e a portarle sotto il nostro controllo. Ma qual è la storia di questa discesa sotterranea e a quando risale? Nemmeno Donnella l'architetta seppe dirlo con certezza, ma nei suoi taccuini ipotizzò che le profondità fossero state originariamente costruite da analisi iliati da Berinden, anche se ammise di non essere una studiosa di storia nanica. Anche se gli scavi sono profondi, le sale erano certamente più un avamposto che una città, scrisse Donnella. Tuttavia, se fu fondata come struttura sopra una miniera, cosa estraevano i nani qui? Una domanda più importante secondo questa autrice era: com'è possibile che queste profondità abbandonate sotto una grande città come Baldur's Gate siano rimaste nascoste per così tanto tempo? Sono state celate deliberatamente da una sorta di incantesimo di lunga durata che alla fine è svanito? Forse non lo sapremo mai.
addirittura di Pelor. Sta grande minchia. He's coming back. The others look like they've been down here a long time. Bet I can crack that open. There's no time to waste. I'll go this way. One step at a time. Should be easy. All's well that ends not as bad as it could have. E davanti a... Oh. Ok. Minchia. With haste. Let's see what this does. Do it. We're all hungry, Vanya. Minchia, lei ha proprio finito quasi tutti gli incantesimi. Moving in. I've got a long road ahead. Ma quanto va giù, bro? Cioè, la faccia delle rovine delle rovine della città antica. Porco cazzo. To abandon me! To abandon his family! Minchia, ma è un botto giovane rispetto a quel che pensassi. Who stands before us? Is this truly our prodigal son? Do not slouch before me, boy. Have you no respect for yourself? Look at you, crawling back after abandoning your family. You should be begging our forgiveness. Have you fallen so far that this speaks for you? I don't need anyone to speak for me. No,
You always had a gift for words. I fondly remember your empty boasting, your tired jokes, your endless prattle. No! Shut up! They told me you had changed. I dared not believe it. Oh, thankless child. Did I not bless you with our immortal gift? Did I not make you what you are? You son of a bitch. You truly forgot my power. You truly thought our bond as creator and creation was all that stopped you from killing me? Oh, you are weak, my child. You are a small, pathetic little boy who never amounted to anything. But today, you will finally do something worthwhile. You will burn, and I will ascend. No! Stop him! Get me out of this! Witness the birth of the Vampire Ascendant! Ecce Dominus! Fight on if you must! Cosa fa? Chi è? Lui. Oh oh. Oh oh. Fuck. No choice but to keep going. Got to keep fighting. Merda. Non ce li ho, giustamente. No, beh, no, dovrei poterlo fare però. Vabbè. Un cazzo mari. Need to find a way forward.
Me nauseata, bro. Non serve a nulla, vero? Sì. No, fra. È tutta una merda. 10 turni. No, bro. Fottuto. Sono fottuto. Ah, boh, sono completamente andato, Totalmente andato. Completamente. Tutto il mio piano a puttane. Completamente a puttane. Con una mossa mi ha fottuto completamente tutto. Totalmente. No, no, bro. No. Cioè. No. Minchia, questo è veramente greve, cazzo. Porca troia. C'è quell'abilità. È solo per quell'abilità lì di Cazador. Taking position. Godo e me lo prendo. La concentrazione.
Lei ha questo, perché continua a usarlo? Vabbè. Dai Elesel. Cioè. Boh. Ritual is near complete. Can you feel its profane power? Merda, fra, è veramente senza senso questo pezzo di cazzo. Minchia, te lo giuro, è senza senso sto stronzo. E di nuovo ho sbagliato. Di nuovo ho sbagliato. Di nuovo. E non ha punti stregoneria. Cioè, sono un coglione. No, Dio, posso farli? Che idiota di merda. Che idiota del cazzo, va bene. Swift and lethal. No failure.
nauseato. Bene. Ma che... Aspetta, Take you. che gran figlio di puttana. Sono stato uno stupido. Sono stato un idiota.
Ma Casador è morto. Guardate che mi sospende le cuffie. Sì, è morto. Se prende almeno 14 danni adesso, raga. Se prende 14 danni radiosi adesso è morto. Non li prende, Ilian è morta. Tosta sta fight, bellissima questa però, eh. Perché lui è fortissimo, cioè fa un danno inenarrabile. Perché dovrei uccidere loro, capito? Però io, cioè, ovviamente se uccidessi loro toglierei le fonti del potere a lui. Però vabbè, sbatte una 6, cioè non voglio farlo. Sì. Se potevo farlo all'inizio, adesso no? Che cazzo è? Oh, madonna mia, queste cose però che due grossi coglioni. Oh, non è difficile, eh? Andiamo qua. Andiamo qua. Fai le tue cose, veloce, dai, sì. Tira giù quello. Sì. Oh, Casador è morto. Basta fight. Cioè, più che altro con un personaggio in meno è quello che fa di più la differenza, no? Per lui fa un danno clamoroso, ma il discorso... Come 10? Che cazzo dici 10? Vecchio, che cazzo dici 10? Erano 20 i danni. Oh oh. No, boh, non ho capito. No, allora non ho capito io. C'era un limite di turni, non c'era un limite di turni, di solito appare lì. Io non lo voglio buttare giù, perché buttarlo giù, cioè buttandolo giù lo sciotto, bro. Ma perdo il bottino. Must be on my way. Look at you, crawling back after a band. No! Shut up! Fight on if you must. I'm only growing stronger.
Però io devo fare... Victory awaits. Taking position. Come on, can't stay idle. E poi è questione di avere... Time to strike. Sarebbe questione di avere degli incantesimi, raga. Non ce li ho. On the move. Nel senso che dovrei fare un riposo lungo. On I go. Allora, velocità. C'è un timer però, scusami. Swift and lethal. On the move.
Non può perdere l'arma. Never a dull moment. Mi è piaciuto di più qui. È andata un po' meglio. I am fury. I am death. Ah, dobbiamo, cioè, proprio finire... Time to strike. Già, My faith will protect me. Bro! Welcome back, my brother! Need to stay focused. Not exactly an opportune moment. Ok. Un pugno e via. Dai, Sara. Forza. Torna tra noi, bello. Merda. Merda. What path lies before me? Possiamo aprire sto coso? Impossibile. Time to strike. Oh là. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Bro.
Bene. Molto bella questa fight. Mi è piaciuta molto. Mi è piaciuta molto. Cioè, qui ho sfruttato diciamo, le debolezze. Ci sono andato un po' giù pesante, ho bevuto le pozioni di velocità e vabbè, diventa tutto più semplice. Però, porta in culo. No healing sleep for you. Wake up! Get your hands off me, worm! I'm not the one in the dirt. One last thrust. And I'll be free of you. I'll never have to fear you again. But if I finish the ritual you started, I'll never have to fear anyone. Ever. You think me a fool? That I would allow anyone to usurp me, speak the words, and ascend in my place? The runes I carved into your flesh bind you and all 7,000 souls to the ritual. Complete it, and those bearing the scars will be sacrificed, you included. You are simply a means to an end. I made you to be consumed. I am so much more than what you made me. Get over here. We can do this. If we release them, how many people will they kill? Tens of thousands, hundreds of thousands? But if I complete the ritual, think of the power I'll have. With me by your side, we can save the city. We can save ourselves. Vorrei fare anche questo. Posso fare entrambe le cose. No, è impossibile. All you can see are those eyes you've seen so many times before, pleading with you to help him. You're right. I can be better than them. But I'm not above enjoying this. Is it over? Is he... Yes. He's gone.
What does that mean for us? It means you have a choice. You can hide here, living in the shadows like parasites. Or you could be more than what he made us to be. You can choose differently, of course. But the consequences are on your head. And what does it mean for them? Now that is a question. Cazador's staff controlled everything during the ritual. If it controls the cells too, you could decide their fate. Some sacrifices just aren't worth it. The poor wretches in the cells are innocent. They shouldn't have to suffer just because I lured them here. They'll need someone to lead them. Take the tunnels into the Underdark. Find somewhere, well, not safe, but less perilous. What? No, we can't. Just try to keep them out of trouble. I think we're done here. Let's go. Questo sì che è un finale di quest molto meglio rispetto a quello di Shadowheart. Nella messa in scena, la boss fight rispetto a quella di Shadowheart è 100 livelli sopra. Ma è 100 livelli sopra molte altre boss fight, questa è proprio bella. È proprio figo questa, cazzo. Cioè, questa roba qui, questo finale qui è proprio figo. È proprio figo. Molto molto figo. Non che quella di Shadowheart sia brutta, però è molto più banale. È molto più banale. That's it. Un déjà vu, ma anche se non ho mai visto questa cosa, forse in Divinity. Sono ritrovato davanti a una scena che avevo già visto, ma non credo. Non ho mai visto sta roba. It's really over. I'm glad you think so, because I'm not so sure. I just feel numb. What I've lost. What I've gained. It's all so much. And God, all those spawn. Free in the Underdark. I need some time, I think. Just to let it all sink in. Let's just go. This place reeks of death, and I want to feel alive again. Quando uccidi mi continua un bonus in più nei tiri per colpire, i tiri per i danni alla CD degli incantesimi. Questo effetto può essere applicato più volte fino a un massimo di più 3. Quanto dura? Quanto dura? Oh. Quando colpisci una creatura con quest'arma mentre sei nascosto e invisibile, potresti farla sanguinare. Ottieni un bonus in più nella CD degli incantesimi e i tiri per colpire degli incantesimi. Ok.
Quando il creatore fallisce il tiro a salvezza con tutto incantesimo, tu recuperi questa roba qui e poi ti dai inaridire. Something good here, I hope. On my way. Una figata questa. Mi è piaciuta proprio, cazzo. Questa è preso proprio una bella boss fight questa qua. Perché lui è forte in culo. Cioè, l'ho persa proprio al primo giro. Cioè, al primo giro proprio ha vinto lui totalmente. Ulma? Ulma. Che cazzo è? Ah! Minchia, pure loro! Porca boia. A lot on my mind, and, well, in it. Ulma è qua. What? I need a quick word. You killed one vampire, but released 7,000 of his spawn. Have you lost all sense? They were innocents. To kill them would have been an even greater crime. And our children? What of their fate? Cazador turned everyone we brought him into spawn. I can only assume your children were somewhere in those wretched cells. You'll find them in the Underdark, although you may not like what you find. This is difficult news. We will need to decide what it means. Thank you for what you have done. Slaying Cazador was a great justice. As for the rest, well, time will tell. È il momento di una dormita. Zahira, Boo is trying his best to explain, but I still do not understand your anger. Do not hide behind your hamster, Ranger. You do not understand because you do not listen. We were the first to discover the cult. And if you had only waited, we might have marshaled our numbers and... Good does not wait for evil to button up its breeches. When it offers buttocks for the smacking, Minsk and Boo greet cheek with hand. This mess falls on our heads, Minsk. The city under siege, its people poisoned by the cult. It all might have been avoided if you had just put your feelings aside and listened.
have seen too much to believe destiny has taken our side. Blind luck, perhaps. The point remains. You meant well, Minsk. But you exposed the city to harm. You helped the cult spread. And worse, perhaps than any of this, you forced me to leave you behind. But this is where Minsk falls short of the understanding, Jaheira. What else is a berserker for, if not to charge into danger ahead of his Wicklaren? Wicklaren? Minsk, I am not your witch. You are not my bodyguard. This is not some high lodge of your homeland. Boo agrees you're a queer kind of witch. But this city is a queer place. And Minsk, you may have noticed, is sometimes strange himself. The titles matter not. Only this. When Minsk does as Minsk does, and charges in to make a mess, Jaheira does as Jaheira does, and finds a way to save us all anyway. Well, at least you're getting to know him a little better. I am your friend, Ranger. I am not your witch. There will be no ointments or healing balms. Not even for Boo? Cioè, è tutto rincoglionito, boh. Cioè, è tutto rincoglionito. È tutto coglione. Cioè, io non ho parole. That's strange. Knowing I'll never hear Cazador's voice again. Knowing it'll never command me to bow against my will. I'm free from him. Forever. Invigorating. Terrifying. All of the above. I'm still trying to understand it, really. I came so close to losing everything back there. To losing myself. Back at the ritual, all I could see was the power on offer and the safety it promised. I was so blinded by it. Just as Cazador was. But you saw something in me. Someone else I could be. Someone who could break the cycle of power and terror that started centuries ago. You saved me back there. I may not have appreciated it at the time, but I do now. Thank you. You did more than that. You believed in me. Believed I was enough. Just the way I am. When I look at my future, anything and everything feels possible now. You saved me from myself. And let me walk a new path where I can be free. Truly, honestly free. This is a gift, you know. Thank you. I won't forget it. Finalmente. Anche lui è diventato sano. Ed è la più alta approvazione che abbia avuto da lui nell'intera run. Quindi va benissimo così. So Astarion didn't fulfill his master's ambitions for himself. At least that means he's his own man. Though I'm a little surprised he didn't covet those powers.
Of course. At peace, I think. I couldn't have imagined how things were going to play out. What I'd gain, who I'd lose. But at least I have your support. Fine. What's on your mind? Is something burdening? He'd hate to hear me say this, but I'm so fucking proud of Astarion. He could have had it all, but he kept his soul instead. Wasn't sure he had it in him, but he's changed so much. Overcome so much darkness. Oh, I could smooch that pointy little face! You did a good thing back there. I won't dwell on the matter. I know that's not a sentiment you're accustomed to reveling in, but rest assured, your actions have spoken for themselves. Non so di cosa tu stia parlando, però taglie fra. My friend, now we have settled the matter of the guild. I fear there is something I must tell you. You and Boo both. It may shock you both to know, but Minsk and this Stone Lord, they are one man. The same one man. And that same one man is Minsk. Never has Boo been more proud of my failures. I wish to believe the Stone Lord's evil was the worm alone, tainting my thoughts with foul dung. But I see now, the dung was within Minsk all along. So I wonder, if Minsk can be a villain, and Nine Fingers a hero, must it be so with all creatures? Is there good and evil within us all? Boo calls this nonsense. Less thinking of bad thoughts, says he, and more breaking of bad bones. But still, I would hear what you have to say on the matter, my friend. It is strange. A worm sits within my skull, twisting my thoughts. But it is you that have made Minsk see the world anew. You, my friend, are the true parasite. There is good and evil in all. Let us go crack villainous skulls, so that the virtue might leak free. Yes, Boo. I am becoming something of a philosophizer. They say that the only thing a vampire can feel is hunger. Nothing else touches them. Not grief or mercy. Or any sense of what is just. Who knows? There is often more ignorance than insight in what they say. Astarion resisted the allure of Cazador's would-be powers, and I am glad of it. Whatever he would have gained would have come at a great price. The city, you mean? With all its noise, smoke, stone, and bustle? I would not be here given the choice, but I promised you my support.
and that is what you shall have. Still, though, this place crawls with life, but little of it flourishes. I see refugees unhoused, the destitute unwanted, orphans unloved. The city is like a forest with an overgrown canopy. Light and nourishment cannot penetrate to those who need it the most, and still it draws them in. The safety of numbers, the promise of civilization, the dream of better. All that potential is too often destined to die in the dark and rot in the gutter. I wish there was a better way. I wish everyone could see the sun, have a full belly, and know nature as a friend. There is a balance that is yet to be found. Listen to me, preaching like an initiate in his cups. Yes, I hope so. But we have a battle to win before any of that. Astarion showed restraint where most others wouldn't. He might not appreciate the sentiment, but I'm proud of him. Whatever happens next, be sure that I will document it. Sì, va bene, volo. How can I help? Doesn't look like anyone's been here in a while. Perhaps people lost faith. Or forgot about it. I wanted to come here to see if I felt anything that I hadn't done before. Now that I know what I know. Now that I know who I am. Loss. Actual loss, not Shah's oblivion. I had my family. For too short a moment. Now they're gone. By my hand. But why does freedom have to feel like I've lost everything? Vabbè. Perhaps Forza. I could have saved them. E non lo dico, vabbè. Or Ormai non perhaps si può Shah più would dire. have helped me forget them. Instead, I've neither. I'm all right now. Close enough, anyway. We carry on. It's all we can do. I'll follow in a while. I think I want to stay here a little longer, firstly. This place isn't familiar, but it's peaceful. Shadowheart. She's as much a part of who I am as Jennifer. Can't just forget her. It's not what I do anymore. Besides, Shadowheart still suits me. Even better than before, perhaps. You can't cast a shadow without some light.
Allora, fatto ciò, incredibile ma vero, ci manca solo questo. Secondo. Che cazzo? Ok, signori miei, che ora sono? No, è tra un quarto. Per quanto vorrei fare adesso sta roba, facciamo domani. E domani andiamo da fucking Gortash. Ci siamo, raga, ci siamo. Siamo lì. Siamo su quella wave. Siamo su quella wave. 130 ore. Su Steam, boh, segnata, 165, tipo, una roba del genere. Quanto ci abbiamo messo a fare? Vediamo un po'. Dopo l'incoronazione, pre-patto Rafael, atto 3, 82 ore e 25 minuti. Quindi siamo a 50 ore circa nell'atto 3. Interviews, politics, gossip, all of it gets in that bloody Baldur's mouth rag. Except what the people actually want in a broadsheet. Puzzles! Che cazzo di avventura. Assurdo. Guarda qua. Assurdo.
ci abbiamo messo sì, fai un 33 ore a fare l'atto 2. Ci hai messo 48 ore per l'atto 1. 33 per l'atto 2. 4,50 io fai. 33 per l'atto 2, che è assolutamente il più corto, senza dubbio. Anche se la parte degli Underdark conterebbe tendenzialmente insieme, diciamo, cioè è a metà tra il primo e il secondo, facciamo così. Però comunque vabbè, 33 il secondo, quando formalmente siamo entrati nel secondo, 33. E qui fai 48 per adesso, 48 ore, quindi comunque abbiamo giocato all'atto 3 quanto all'atto 1 in questo momento, e non l'abbiamo minimamente finito. Ci manca ancora la cosa di Orpheus domani e la città alta, i cazzi e i mazzi. Però è stata un'avventura incredibile, cioè veramente incredibile davvero, ma ho veramente tanto da dire. Ne parleremo. Perché c'è tanta roba di cui parlare. Che l'atto 3 è un bel elefante nella stanza, secondo me. C'è molto da dire. C'è tanto di eccellente da dire e un po' di comunque negativo, o comunque cose da criticare, nella speranza che possano essere migliorate comunque. Alcune cose non credo, alcune sono constatazioni da fare, altre sono critiche. Perché comunque l'atto 3, non dico che non è questione di rinnegare, è questione di prendere una strada un po' diversa, soprattutto a livello di libertà di approccio e proprio di sensazione generale per quanto riguarda la costruzione macroscopica dell'atto. Ma ne parleremo a tempo debito. È diverso l'atto 3. L'atto 3 non l'atto 3 in generale. Da quando entra Baldur's Gate, ok, da quando entra nella città bassa, ma anche prima in realtà, ma tendenzialmente da quando entri nella città bassa è tutto diventa cioè a livello di quest principale, che poi fa tutta la differenza del mondo rispetto agli altri capitoli, cioè agli altri due atti, diventa trova alleati e sconfiggi e prendi le pietre nederesi, le gemme nederesi. Quindi è molto più frammentato, non hai un imbuto ogni volta e quindi hai una costruzione macroscopica di tutto ciò che succede, che è molto più selettiva e singola sulle specifiche attività che vai a fare, e che quindi manca di creare un organismo coeso e incredibilmente sfaccettato, come soprattutto era nell'atto 1, specialmente nell'atto 1, ma comunque anche nell'atto 2, nonostante sia un po' più breve, ma ci siano grosse e enormissime scelte da fare. Non che qui non ci siano, però è un po' diverso, cioè l'atto 3 è un po' diverso rispetto al resto. Ci sono dei picchi assurdi, togliendo, vabbè, qui non sto parlando, cioè non sto tenendo in considerazione tipo bug del questing, di Ansur, cazzatine, è pieno, raga. L'atto 3 è quello palesemente meno rifinito e l'atto 1 è palesemente il più rifinito, cioè proprio non c'è nulla da dire al riguardo, è palese che sia così, punto e stop. Spero che con il tempo vengano fissate sempre più cose e
si sistemino queste cazzatine, e non solo cazzatine, anche cazzatone. Però un esempio lampante della differenza tra l'atto 3 e il resto, che lì è proprio non è esemplificativo della differenza tra l'atto 3 e il resto, è un'esasperazione di questa differenza che sfocia in critica, in una constatazione, come dicevo prima, che è la quest delle sentinelle d'acciaio e del trono di ferro. Non hai possibilità, o almeno io non ne ho viste, per quanto abbia provato a agire in maniere diverse, e magari ci sono comunque, ci potevano essere alternative a quello che ho fatto, ma non sono state quelle che io ho provato a fare, e aveva senso che quelle fossero effettivamente delle alternative. Se fosse stata una quest dell'atto 1 sarebbero state delle alternative fattibili. Il fatto che non ci sia la possibilità di liberare i Gondiani e esplorare il trono d'acciaio senza che questo esploda per forza, il fatto che i Gondiani debbano essere per forza liberati dal tizio, il fatto che i Gondiani non possano essere liberati in maniera stealth, oppure non possono essere liberati uccidendo prima Gortash e poi tornando indietro. Questo non sono sicuro che sia così, ma non penso sia così. Il fatto che tu non possa, non credo tu possa disattivare il congegno di Gortash che fa esplodere il trono di ferro, per poi andare al trono di ferro, liberare tutti senza che esploda, lasciarlo intatto e tornare indietro. Non credo tu possa fare questa cosa. In un gioco come questo, per le premesse che ha e per quello che fa e mette sul piatto fino ad ora, il modo in cui ti viene detto del trono di ferro, il fatto che Gortash ti dica di andartene via, ma che poi venga rivisitata tutta questa cioè non rivisitata, però ti dicano poi alla fine tutti: vacci, salva i nostri ragazzi e torna indietro. Tu non puoi immaginarti che entrando inizi questo countdown di 4 turni, ti viene detto di non andarci, non ci vai e basta, perché ti minaccia sia te che tutti quelli che ci sono dentro. Non lo fai e stop, non ti viene in mente di farlo lo stesso. E tu dici ok, sì, però poi c'è la quest che te lo dice, sì, ok, ma non dovrebbe essere necessaria avere una quest che ti dice sfida la sua parola, no? Cioè dovresti avere la possibilità di capire da te che comunque proseguire in quella cosa ha senso, no? Adesso mi sto già dilungando, ho detto che ne avremmo parlato poi, ma ne riparleremo poi. Però sono cose che vanno capite. E comunque ci sono anche dei picchi assoluti, cioè l'atto 3 è un imbuto di boss fight, è un insieme di piccoli imbuti di combattimento pazzo, con numerosissimi nemici e grandi boss fight. Ce ne sono tantissime, e equipaggiamenti assurdi, è pieno di equipaggiamenti leggendari, pieno di boss fight anche belle toste, mediamente comunque fighe, alcune di più, alcune di meno, ma comunque tutte uniche nelle loro meccaniche, per quanto siano alla difficoltà massima, con un party buildato decentemente, onestamente facili. Non tutte, per esempio Cazador secondo me è giusto nella sua difficoltà, è giusto. Io non mi ritengo particolarmente bravo a questa roba, cioè per quello vi sto dicendo sono facili, perché secondo me, cioè io non sono fortissimo, non sono lì a fare hardcore gaming a costruire l'action economy perfetta, a dare tutti dei buff eccetera, a considerare ogni singola possibilità. Non la faccio questa roba qui. Poi non lo so, magari uno mi guarda giocare e dice: ma che cazzo sta facendo questo, non mi verrebbe mai in mente questa cosa. Io non lo so, però per me, cioè io ritengo anche in Tactician un po' troppo facili alcune boss fight. Per esempio quella con il Titan di Ferro, per quanto mi sia piaciuta un botto esteticamente e un botto concettualmente, mi è piaciuta un botto quella fight. Tra l'altro meccanica estremamente migliore di quella di Ansur, il fatto di chiudersi con gli scudi e poi sparare missili e fare le cazzate, ma quella fase lì di chiusura degli scudi, ma con la Eseli tiravi 3 mazzate e usciva da quella situazione lì, capito? Cioè, non è un pericolo, non è difficile, non c'è niente, cioè, è una cazzata, non è una minaccia quella roba lì. Il mago della torre l'ho shottato buttandolo giù così a caso, però ripeto, anche quella fight lì mi è piaciuta un botto, cioè lui era difeso da
dai suoi mirmidoni elementali, e il tizio, la sentinella aveva gli scudi, Ansur ha la carica elettrica, meccanica di merda, assolutamente inconcepibile per me, per quanto mi riguarda. Ansur doveva essere velocizzato perennemente, doveva avere 2 azioni ogni... no, doveva, per me è un peccato, perché sarebbe stato utile per certi boss. Secondo me andava bene ad Ansur, agli altri non necessariamente, ma ad Ansur andava bene, solo che non rientra nel regolamento di D&D, ma secondo me con le libertà che si sono presi per un tizio come Ansur potevano prendersene tranquillamente anche lì, anche perché poi dipende dal master anche all'interno della campagna creare queste situazioni. Per me Ansur doveva avere 2 azioni ogni turno, cioè 2 round ogni turno, non 2 azioni, un'azione per 2 round in ogni turno. Quindi doveva comparire 2 volte ogni turno. Ok, là sopra, dove si vedono le faccine, le miniature dei nemici. Per forza. Cioè, non per forza, però facendo così lo rendevi un nemico estremamente temibile, estremamente potente. È il nemico di livello più alto, al di là di Sarevok, che comunque fa cagare. Lui è veramente scarso, non mi ha fatto nulla, ma anche quella è una boss fight molto bella. L'unico problema è che fa schifo lui, è scarso, non ha fatto nulla. Sono stato sculato? Può darsi. L'ho giocata bene? Può darsi. Il fatto sta che non mi ha fatto nulla, niente, zero, niente, non ha fatto cagare. Cioè non mi ha fatto cagare, ha fatto cagare, perché quella fight mi è piaciuta, mi sono piaciute tutte mediamente. Anzi, è una merda, però mediamente mi sono piaciute tutte. Il fatto è che semplicemente non sono, cioè, non danno una grande sfida. L'avatar di Mercury alla fine dell'atto 2, per quanto mi riguarda, il climax dell'atto 2 è attualmente il migliore del gioco. Una roba senza senso, una figata assurda quell'assalto, la boss fight contro Ketherick, bellissima, ma fa schifo l'avatar di Mercury. Lo so che è stato buffato, vedremo, però quando l'ho combattuto io faceva schifo. Ma comunque bellissimo, esteticamente, come situazione, bellissimo. Scarso. Tornando. L'Ansur, 2 round ogni turno, un po' alla Dark Dungeon, no? Che ci sono i nemici, i boss che hanno più azioni ogni turno, e toglievi la carica, anzi no, gliela lasciavi, ma con modi chiari come quelli della sentinella di togliergliela, di evitare che lui la faccia. Poi è scenograficissimo, bellissimo il fatto di usare il globo dell'invisibilità. Non può essere quella la soluzione. Non può essere la soluzione stordirlo. Non so se funzioni, ma comunque no. Non può essere la soluzione esiliarlo, perché ha un bonus clamoroso ai tiri salvezza per essere contro gli incantesimi che lo esilierebbero o lo trasferirebbero in un altro piano. No, ci vuole una meccanica chiara. Devi usare un determinato tipo di danno e fargliene abbastanza. Devi colpirlo con una determinata cosa, devi fare determinate robe, non lo so. L'imperatore, quando lui inizia la carica, l'imperatore ti parla e ti dice: devi fare questo, lo conosco, l'unico modo per fermarlo è questo. Dai, ma cazzo, sarebbe stato molto meglio. Cioè, durante l'intera fight l'imperatore non fa nulla, non dice nulla. Che è Balduran. Ma dai. E lui era il suo amico, il suo drago. Dai, ma dai. Credo, fino a questo momento è stato il nemico più forte del gioco, anche proprio a livello parametrico puro. Raga, pigliati sto cazzo di 2 round, per dire, dagli questa sensazione di potere estremo, non con una nuke che ti fa TPK, quasi, perché allora è una puttanata. Lì è una sbroccata. Cioè, lasciagliela da quella nuke, ma fa in modo che io possa counterarla. In maniera chiara. Difficile? Benissimo. Ma chiara. Non che devo usare un determinato tipo di attacco, devo dargli... Che ne so, devo stordirlo. Che lo faccio con pochissime cose all'interno dell'intero gioco. Allora, ma che cazzo? No. Ci sono... Quindi, dicevo, quindi per concludere la cosa, appunto... C'è questo climax nell'atto 3, no? Un climax di boss, cioè un imbuto, cioè un imbuto
che ti porta a fare tantissime boss fight, a combattere moltissimo e a ricevere tantissimi reward, che può essere apprezzato o meno. C'è una frammentazione, diciamo, delle cose da fare nell'ottica di prendere alleati mentre cerchi di fottere Gortash e Orin, cosa che frammenta ulteriormente, perché sono appunto due ulteriori boss fight che si vanno a innestare in tutte le altre boss fight di conclusione di tutti gli archi narrativi, di tutti i personaggi che hanno un finale all'interno della città bassa di Baldur's Gate. Quindi è molto diverso rispetto alla sensazione che si danno gli altri due atti, in cui la costruzione macroscopica proprio dell'atto è: so dove devo andare, cioè so bene o male che cosa devo fare per concludere l'atto. E quella cosa, cioè, e tutto quello che faccio è in funzione di quella cosa lì. Anche qui, in realtà, cioè, anche qui devo uccidere, devo spaccare il cervello. Sì. Però è un po' diverso. Cioè, nell'atto 1 tutto ciò che fai è assolutamente interconnesso, al di là di ritrovamenti tipo il libro del Fey, eccetera, no? Cioè, al di là di cose che scopri esplorando, o la cosa della megera, ok? Ma c'è un hub centrale che è il Grove, all'interno, cioè intorno alla quale gira tutto ciò che succede nell'atto. E all'inizio sembra poca roba, però è il fulcro narrativo da cui si dirama ogni cosa. Cioè si parla dei tiefling, dei druidi, del tradimento della nuova druida, si parla dei goblin che vogliono attaccare il Grove, l'assalto di Mintara, e inizia a scoprire dell'assoluta, eccetera. Cioè è tutto collegato. È tutto collegato. Nell'atto 2 è lo stesso discorso riguardante le torri dell'alba lunare. Qui nulla è collegato, cioè ci sono Orin, Gortash, basta. Cioè cioè potenzialmente uccidi uno, uccidi l'altra, vai alla città alta. Finito, cioè non c'è un cazzo di nulla, cioè, perché so che si va alla città alta perché ne ho sentito parlare fin da subito, no? Cioè penso che chi ha seguito la comunicazione sa che dopo la città bassa c'è la città alta. Poi ci sono anche i libri città alta, città bassa, ma lo sapevo anche prima di arrivare all'atto 3 che si andrà alla città alta, lo sapevo. Però appunto qui è molto diverso rispetto alla sensazione di coesione degli altri due atti, perché anche negli altri due atti effettivamente tu radunavi gente, cioè anche nell'atto 2 hai radunato gente e poi fai l'attacco pazzo finale. Sì, ma un po' diversamente. Cioè comunque vai a fare la cosa di Thaniel che serve per la maledizione dell'ombra, parli con Isobel, fai le cose alla locanda dell'alba lunare, no, dell'ultima luce, sempre per la maledizione d'ombra. Uccidi il tizio con la torcia, liberi la Pixie, oppure ti tieni la lanterna per rimanere immune da questa cosa qui. Ti puoi infiltrare nelle torri dell'alba lunare facendo finta di essere un assolutista e puoi controllare tutte le cose, cosa che io non ho fatto, ma si può evidentemente fare. Avevo anche l'obiettivo per farla, ma ho preso un'altra strada. La quest di Shadowheart, che si lega a doppio filo perfettamente, esattamente, proprio si sovrappone al corso principale delle cose, con il canto notturno che spezza la maledizione di Ketherick. C'è tutto una grossa amalgama che ti porta lì. Qui non è così, quindi è proprio diverso. Però secondo me dipende da te come ti dosi le cose, dipende da come ti dosi le cose, la possibilità di farti un po' stuccare dalla quantità veramente grande di boss fight e di combattimenti.
io sono nel chilling, ciò che mi ha veramente stuccato verso la fine era l'esplorazione della città, semplicemente per come la faccio io, raga, però, cioè, alla fine non avevo voglia di parlare con ogni singolo cazzo di personaggino che ci fosse lì, perché avevo capito che erano tendenzialmente dei cittadini inutili, ma l'avevo fatto tantissimo prima e quindi mi stava iniziando a pesare. Questo non significa che la città non sia ben fatta, perché la città è clamorosa. Cioè, a livello di level design è eccezionale e a livello di attività aggiunge poca roba rispetto a quello che già hai di compagni, eccetera, ma è assolutamente giusto così e non serve altro, perché sennò diventa infinita la situazione, visto che già strapiena e ripiena di roba da fare. Baldur's Gate. E quindi benissimo così, c'è una quantità di roba da esplorare in questa piccola mappa così da vedere, che è fuori da ogni immaginazione ed è bellissimo, cioè il level design è clamoroso, è proprio bella, hanno creato proprio un'atmosfera anche molto, molto bella, sembra una città veramente vissuta, veramente 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 figa, considerando che comunque solo, cioè, la chiamo città, ma è solo la città bassa, parte della città bassa. Però insomma, tanta roba, questa come tante altre cose, però c'è da dire che ci sono queste, io ho proprio notato questa differenza, questa e queste differenze fondamentali tra l'atto 3 e non tanto l'atto 3 in sé quanto la parte di città bassa dell'atto 3 e il resto, perché sì, è da quando rientri nella città bassa, per quanto abbia apprezzato comunque la cosa, però qui non mi sono sincero, più spesso che negli altri due atti mi sono ritrovato a dire, cioè a pensare, ok, ora mi sto veramente annoiando, cioè, ma ripeto, è il mio modo di approcciare la cosa che rende, cioè la mia maniacalità a rendere noiosa la cosa, ma se ho sempre applicato questo modo dall'inizio del gioco ad oggi fino all'atto 3 non era quasi mai successo, contando che, cioè, io metto in conto già di mio che succederà in giochi del genere, in qualunque videogioco anche solo lontanamente paragonabile alla estensione di una roba del genere, metto in conto che ci saranno momenti in cui sarò più annoiato, cioè non sarò con gli occhi incollati allo schermo e farò le cose un pochino più passivamente per completare le cose. È successo in Elden Ring, è successo in mille altre robe, ma mi piace giocare così perché mi piace non perdermi le robe, mi piace giocare tutto, mi piace vedere tutto, mi piace vivere tutto, o quanto più possibile. Quindi questo è normale. No, c'è gente a cui stucca tantissimo questa roba, tantissimo, per cui vogliono assolutamente ricercare un'esperienza il più ritmata e che tenga la loro attenzione, mantenga la loro soglia di attenzione alta. A me non interessa, ci sono ups and downs, quindi nell'atto 3 ci sono stati molti più downs rispetto ai due atti precedenti, a causa di una densità folle di roba da esplorare, non necessariamente da fare, per quanto ce ne sia una quantità immensa, ma c'è tantissima roba da esplorare. C'è tutte le casette che vedete sul cazzo di schermo hanno il primo piano, il piano interrato, la cantina e sopra, e poi magari qualche roba da leggere, qualcuno con cui parlare, pieno di roba nelle strade, cioè c'è una quantità di roba qua dentro che è fuori veramente da ogni immaginazione, è veramente densissima, e questo ovviamente ha grandi lati positivi. Il lato negativo è che ti puoi sentire un pochino sopraffatto dalla quantità assoluta di roba che c'è qui dentro. Però
appunto volevo fare queste cose, alla fine le ho fatte queste considerazioni, ripeto, ne riparlerò alla fine, però visto che ci pensavo prima, quando mangiavo mi sono fatto la doccia, pensavo un po', visto che siamo addirittura d'arrivo, pensavo un po' e dicevo, pensavo un po' all'atto 3, differenze, cose, per un attimo non sono proprio nel pieno delle mie facoltà mentali, un po', essendo le 3 di notte, 3 e mezza a questo punto direi, 3:40, quindi non sono neanche proprio in grado di concludere un discorso coerente e mettere insieme veramente un discorso ben fatto, però comunque spero che le idee siano arrivate e quello che, insomma, le mie sensazioni siano passate, e spero che sia passato anche il fatto che ciò che ho detto non sia un'invettiva contro l'atto 3, ma penso che fosse abbastanza lampante. No, cioè ho anche tessuto le lodi di quello che abbiamo giocato. Ripeto, ci sono differenze. A seconda di come si gioca possono essere viste come difetti. Ci sono difetti oggettivi, mi viene in mente, cioè, al di là dei problemi tecnici che ci sono, che sono molto più numerosi rispetto agli altri due atti, abbiamo un questing più lineare, meno malleabile, in alcuni casi molto meno malleabile, nel caso delle sentinelle d'acciaio, una fight con Ansur che al di là dei problemi tecnici vari della quest è tremendamente schifosa per meccanica, perché è una fight con un potenziale incredibile, con una meccanica che la smonta completamente. Il tutto ha senso, cioè ti arriva in modo molto più frammentato. Non molto più frammentato, adesso non esageriamo, ti arriva in maniera un po' più frammentata, cioè hai meno un senso di effettivo viaggio verso un obiettivo che evolve continuamente man mano che vivi il mondo di gioco e ciò che ti ha ad offrirti. Ti sembra più di star spuntando una checklist, ma una checklist bellissima, e comunque con ovviamente collegamenti vari, ma molto più limitati rispetto ai due atti precedenti. Vabbè, questa è la mia sensazione. Nonostante ciò, ci sono dei picchi indiscutibili per quanto mi riguarda. Questo gusto personale, la cosa delle curiosità stregonesche a me è piaciuta un fottio, perché non avevamo avuto niente ancora di accademico e magico a livello, cioè nel senso di magico, cioè nel senso di legato non alla magia ma ai maghi stessi. Il fatto che dovevi andare a prendere questi libri, una figata. Il fatto che trovi delle pergamene nuove di incantesimi che non puoi sbloccare altrimenti per i maghi, una figata. La boss fight in questa torre, una figata. Mi è piaciuto molto. Il vero picco assoluto è la quest di oscura pulsione, anche quella di Astarion. Tantissima roba, molto bella il finale di questi Astarion, molto bello. Le quest sono tutte bellissime, cioè le quest che abbiamo giocato viene da pensare che abbiamo veramente scelto i personaggi giusti, perché hanno, cioè Lae'zel, Shadowheart e Astarion hanno tutti e tre zone specifiche per loro. Gli altri tre no, a meno che non siano in una run in cui li utilizzi, ma non credo. Karlach non ha nulla di tutto ciò, Gale nemmeno, Will nemmeno. Shadowheart ha l'intero tempio di Shar collegato a lei.
Lae'zel ha l'intero asilo Githyanki collegato a lei. Astarion ha l'intera villa di Cazador legata a lui. Oscura Pulsione c'ha, vabbè, Tempio di Baal, cioè che cosa fuori di testa. Tanta roba, bella scelta. Let's go. No, sì, picchi assoluti, secondo me sono veramente Cazador. Una figata come fight, in generale. Molto bello come... Cioè, Astarion per me... incredibile. Proprio a livello di performance attoriale. È fuori di testa. Cioè, il motion capture e lui come doppiatore e attore non ha senso. Non ha senso. Non che gli altri siano delle merde. Cioè, è tutto di livello stratosferico. Ma Astarion personalmente lo trovo, per quanto non mi sia particolarmente simpatico il personaggio, lui è veramente incredibile. Tanta roba a Astarion e ovviamente cioè, picco assoluto, indagine into Sarevok, nonostante mi dispiace un po' di quella roba lì che fa un po' che cioè, la fight è andata un po' così, nel senso che non mi ha manco toccato, non so cosa farci. Però into Sarevok, into Orin, con quel duello che sì, avrei potuto buttarci dentro anche gli altri, sì, ma è più bello combattere l'1v1. Cioè l'1v1, cioè quello che succede dopo poi che ti rianima l'avvizzito, le cazzate, le cose, cioè scherziamo, una roba senza senso. Nonostante, ripeto, la mia parte preferita, assolutamente preferita, credo, pensandoci adesso, nel gioco rimane l'assalto alle Moonrise Towers. Vedremo quello che succederà da qui al finale. Sono molto curioso della cosa di Raphael, onestamente. Ho grande speranza e spero che Raphael mi apra un buco di culo così con i suoi 666 HP, perché intanto ci combatteremo con Raphael e spero che mi apra un buco di culo così e non dico nient'altro, in maniera onesta, ma che sia genuinamente difficile come fight. E non ho idea di quale sia il boss finale, cioè non so onestamente se ci sia tanto un boss finale, ma penso di sì. Sì, vabbè, ci sarà. Non so se sia il cervellone, sia un po' una cazzata, cioè non so, credo, però se non è quello, che cos'è? L'imperatore che fa cazzate a seconda di quello che tu scegli. Boss finale, chi è? Me lo fai a 2 fasi il boss finale, che è tanto bello Ketherick che diventa l'avatar di Merkul e lo rende così tanto più figo. Una cosa che mi dispiace un po' è il fatto che non abbiano creato fight in 2 fasi oltre quella, che mi vengono in mente. Un peccato, perché sono un po' più fighe, cazzo. È difficile gestirle in un gioco come Baldur's Gate 3 in cui magari svuoti tutti i tuoi incantesimi nella prima fase perché dici vabbè, il boss è morto e poi cioè non si presta a non è un gioco action in cui morire e respawnare è contemplato come normalissimo e parte dell'esperienza di gioco. Non è proprio così, quindi insomma, è da gestire un po' in maniera diversa, secondo me. Però è un peccato, cioè, secondo me avevo potuto usare un po' di più con le doppie fasi. Cioè ammazzi il boss, per dire, io mi aspettavo che ammazzando Orin mica uscisse veramente un avatar di Baal, una roba senza senso, rifiutando Baal, cazzo, uscisse una roba gigantesca da combattere. Da un punto di vista narrativo, benissimo quello che hanno fatto, ed è giustissimo così, però ci starebbe
Cioè, quello di Ketherick, secondo me, è proprio un bel boss. Scarso, è proprio figo, cazzo. Cioè, è proprio ciccioso. Proprio ciccioso. Signori, detto questo, niente. Ci salutiamo. A domani. Volevo comunque fare questa chiacchierata. Oh, I get it. You're scared. Penso. Domani è sabato. Entro domenica lo finiamo. Minchia sì, No, dai, per forza. Per forza. Voglio assolutamente provare a finirlo entro domenica, perché poi il 2 rinizio le lezioni. Voglio finire Baldur's Gate 3. Non voglio più sapere. Non perché non voglio più giocarci, ma perché è una roba estremamente dispendiosa, estremamente lunga, proprio anche come sessioni di gioco per fare qualunque cosa. Voglio chiudere. Assolutamente voglio chiudere. O comunque, cioè, perché è un'esperienza incredibile, voglio finirla lì. E stare lì nel chilling. Poi facciamo le nostre cose, ci giochiamo probabilmente Rise of P, cose un po' più piccole, poi arriva Spider-Man, poi mi porto magari avanti la mia run malvagia per i cazzi miei, ma quello nel 5 quanto mi va, così, tranquillo, però voglio finirlo. Guarda, facciamo che ci salutiamo qua. Signori, a domani.